Ciao a tutti amici cosplayer e non, io sono Davide Ravera e vi do il benvenuto a questo nuovo video. Sigla! Bene, di che cosa parleremo oggi? Ve lo avevo annunciato un po' di tempo fa sulla mia pagina. L'argomento è giusto chiedere donazioni per costruire i propri cosplay? E soprattutto, quali sono i mezzi per farlo? Ho promesso che avremmo parlato di Patreon, questa piattaforma che consente di ricevere donazioni in cambio di qualcosa. Ma visto che io non sono iscritto a Patreon, ho deciso di intervistare una persona invece che lo è, che ci chiarirà finalmente un po' più di cose riguardanti questo argomento. L'intervistata è Gaia Sanetti, in arte Meryl Sama. Qua sotto nel video poi troverete tutti i link al suo account Facebook, alla sua pagina, insomma, i suoi contatti. Ciao Gaia! Un saluto a tutti gli iscritti del canale di Davide Ravera. Bene Gaia, partiamo quindi subito con la prima domanda. Che cos'è Patreon? Patreon è un sito creato appositamente per supportare qualsiasi tipo di artista o creatore di contenuti nel mondo. Grazie a Patreon viene dato modo ai fan dell'artista in questione di donare una certa somma di denaro decisa dal fan stesso per aiutare il proprio artista preferito a raggiungere i suoi obiettivi. Patreon viene per lo più utilizzato da disegnatori, musicisti, artisti in generale e recentemente anche molti cosplayer hanno deciso di aprire un account su Patreon. Andiamo avanti con la seconda domanda. Perché Gaia hai deciso di aprire un account su Patreon? Patreon mi è stato menzionato per la prima volta circa 2 mesi fa da uno dei miei fan, che mi scrisse: perché non provi anche tu ad aprire un account su Patreon? Io ti supporterei. Così mi sono informata e ho scoperto che il sistema di Patreon è estremamente conveniente sia per i creatori che vengono aiutati a raggiungere i loro obiettivi, sia per i donatori che ricevono ricompense in base alla quantità donata. Per questo mi sono convinta e ho deciso di aprire un account. Domanda numero 3. A raggiungimento del tuo obiettivo su Patreon hai pubblicato un cosplay sexy. Perché la scelta di un cosplay sexy piuttosto di uno più normale? In realtà in questo caso stiamo parlando di Quiet di Metal Gear Solid 5. Quiet è un personaggio molto sensuale, sia visivamente che caratterialmente. La versione di cui ho fatto il photoset quando ho raggiunto il mio obiettivo su Patreon non è una versione sexy inventata da me, bensì la versione standard del personaggio in questione. Io personalmente sono propensa ad interpretare un personaggio così com'è e mi piace molto interpretare sia personaggi sensuali come ad esempio Poison Ivy o Lara Croft che personaggi che non lo sono. Se il personaggio non è pensato per essere sensuale, personalmente non ne farei una versione sexy. Ma, e qui c'è un grandissimo ma, non significa che io non approvi chi invece vuole fare delle versioni rivisitate di un personaggio sexy che magari in origine non lo era. Anzi, molte volte è proprio in queste versioni rivisitate che vediamo una grandissima creatività e ho visto dei cosplay sexy original veramente meravigliosi. Quindi questo ci tengo a sottolinearlo. Soltanto perché a me personalmente non piace reinterpretare, non significa che nessun altro possa farlo. Domanda numero 4. Che cosa vuoi dire alle persone che denigrano chi fa questo uso del cosplay? Dunque, solitamente chi denigra chi fa uso di Patreon si appella a 2 motivazioni principali. La prima: anziché donare questi soldi per un cosplay, non sarebbe più utile donarli per sfamare i bambini del terzo mondo? Io sono d'accordo con voi, ci sono persone che donano tutto ciò che hanno ai più poveri, per loro è questo ciò che conta veramente nella vita. Ma se tu non sei una di queste nobilissime persone e non sei pronto a rinunciare a tutte le cose superflue che possiedi, allora forse non dovresti esprimerti. La seconda motivazione: molte persone pensano che donare su Patreon equivalga ad elemosinare. Vi voglio spiegare perché Patreon è l'esatto opposto del fare l'elemosina in 3 semplici punti. Chi elemosina di solito si avvicina
pregandoti e insistendo. Un creatore, un artista non si sognerebbe mai di costringerti, di insistere, di pregarti di donargli dei soldi. Inoltre, l'offerta che un donatore fa su Patreon non è assolutamente soggetta ad alcun vincolo. Può essere ritirata in qualsiasi momento, l'offerta è totalmente libera e ovviamente non c'è alcun contratto da rispettare. Ovviamente chi dona di più riceverà più contenuti esclusivi. Patreon è un dare-avere. Io mi rendo conto per esperienza personale, sia perché vedo che cosa vogliono i miei fan da me, sia perché io stessa a mia volta sono fan di altri cosplayers, che i contenuti esclusivi sono forse la cosa che più i fan desiderano. E non si parla solamente di contenuti digitali, ma anche di contenuti materiali. Molti dei miei patron ricevono ogni mese dei gadget inviati direttamente per posta a casa loro. Ed ecco il terzo punto per cui Patreon non ha niente a che vedere con l'elemosina. Patreon è trasparente. Chiunque visiti il mio account pubblico su Patreon può vedere esattamente quanto mi viene donato al mese e quanti Patrons mi stanno supportando in quel momento. Quando decidiamo di donare a qualcuno che fa l'elemosina, non sapremo mai effettivamente che fine faranno i nostri soldi e che uso ne verrà fatto. Su Patreon non c'è alcun modo in cui io possa truffare chi mi supporta. Se io guadagno, poniamo $500 al mese e non faccio nessun nuovo cosplay, nessun nuovo work in progress, non spedisco le ricompense ai miei patron, si capisce subito che c'è qualcosa che non va. Domanda numero 5. Hai mai avuto problemi con qualcuno per questa tua scelta? Se sì, che cosa ti hanno detto? Personalmente non ho avuto problemi con nessuno riguardo a questa mia scelta. Anzi, molti dei miei fan sanno che sarà anche grazie a Patreon se riuscirò finalmente a concentrarmi di più sul cosplay, a fare progetti magari più complicati, più articolati che non sono mai riuscita a fare prima. Domanda numero 6. Non proprio una domanda, ma invita qualcuno a sostenerti su Patreon. Se siete dei grandi fan dei cosplay basati sui videogiochi, in particolar modo la saga di Metal Gear Solid, vi invito a dare un'occhiata alla mia pagina Facebook e se vi piacciono i miei lavori, allora passate anche dal mio account di Patreon. Ciao a tutti! Benissimo Gaia, grazie mille per esserti comunque prestata a questa intervista a distanza. Spero che questo video sia servito a darvi qualche informazione in più riguardo il mondo di Patreon, riguardo al mondo di chi riceve donazioni per creare le proprie opere. E che dire, vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao belli!